Quando pensiamo alle spade del mondo antico, io penso che bene o male abbiamo in mente tutti alcuni celebri esempi di famose spade del mondo antico, come il gladio romano. Però invece, per esempio, i Galli che spade utilizzavano? A questa domanda credo che invece la risposta sia molto più fumosa nella nostra testa. Invece le spade galliche hanno un'evoluzione molto complessa che proviamo brevemente a spiegarvi in questo video. Amici di Res Bellica, bentornati sul nostro canale. Come avrete intuito, oggi parliamo di spade galliche e della loro evoluzione. Un'evoluzione che prende un arco di tempo estremamente lungo per tutta la durata delle culture celtiche, o potremmo chiamarle culture lateniane più tecnicamente. Culture lateniane che chiamiamo così dal sito di Laten in Svizzera, culture che vanno dal V secolo a.C. fino alla romanizzazione. Nel video di oggi andiamo a vedere più nello specifico l'evoluzione della spada gallica, della spada lateniana, dal IV secolo a.C. fino alla fine del I secolo a.C. Dobbiamo però vedere alcuni aspetti che si sviluppano già nel V secolo a.C. e in particolare quello legato al fodero. Adesso, per maneggiare le nostre repliche, che vi andremo anche a illustrare, e se siete interessati ne troverete poi i link nella descrizione del video, io mi andrò a mettere un paio di guanti, poiché come vedete i foderi sono completamente metallici e vogliamo preservarli e far sì che non facciano la ruggine. Dunque, prima di parlare del fodero, anche una parola sull'impugnatura, che in comune a tutte le spade del mondo antico non presenta un traverso, ovvero una difesa per la mano, perché nella scherma del mondo antico la difesa della mano e del corpo in generale è demandata allo scudo. Quanto al fodero, come detto, è completamente metallico, questo per una necessità che si sviluppa nel V secolo a.C., dovuta a un sempre maggior dinamismo del modo di fare la guerra dei Galli, che comporta la necessità di avere dei foderi più robusti, dei foderi che tra l'altro sono completamente smontabili. Sono infatti realizzati in 3 parti, il puntale e le 2 valve del fodero. Questo probabilmente anche per permetterne la completa e totale manutenzione. Partiamo quindi dalla spada che si sviluppa a cavallo tra V e IV secolo a.C., la cosiddetta spada Laten B. Come vedremo nel corso del video, utilizziamo i termini Laten B, C e D, eccetera, per definire degli scaglioni temporali delle culture celtiche, in questo caso per l'appunto principalmente il IV secolo a.C. Abbiamo una lama che è lunga circa 60 cm, le misure variano tra i 60 e i 70 cm, con una punta piuttosto aggressiva, ma che è estremamente versatile anche per i colpi di taglio. Questa, dal record archeologico, sappiamo che era un'arma che usualmente era di eccellente fattura ed era un'arma talmente, come dire, valida che non resterà chiusa all'interno dell'ambito gallico, ma verrà poi acquisita da numerose altre culture, una su tutte i romani. Infatti dovete sapere che la parola gladius non è una parola latina, deriva dal gallico, dal celtico cladios, cladimos. E questo perché? Perché i romani, vedendo quest'arma e apprezzandone moltissimo appunto la versatilità e soprattutto la possibilità di utilizzo di punta, la acquisiscono in massa tanto da anche cominciare a produrla, per esempio. E oltre a questa acquisizione, che porta all'acquisizione del nome con cui i Celti stessi chiamavano le loro spade, c'è anche il sistema di portare la spada a destra, che per i romani non è una necessità impellente, visti gli scudi concavi, che lasciano uno spazio, ma per i Galli era una necessità invece fondamentale, perché gli scudi gallici sono usualmente piatti e quindi se dovessero estrarre i guerrieri celtici la spada da sinistra porterebbe loro ad aprirsi, a scoprirsi. Per evitare ovviamente questo problema, la spada quindi viene tenuta sempre a destra. Come abbiamo detto, queste sono spade di eccellente fattura, questo anche perché coloro che le utilizzano sono i guerrieri aristocratici, sono l'elite guerriera
delle società celtiche, per così dire sono gli unici guerrieri professionisti. E questa invece è una cosa che andrà poi a cambiare nel secolo successivo. I Romani manterranno quest'arma, visto che la considerano così valida fino al secondo secolo a.C., mentre invece i Galli andranno avanti nella evoluzione delle loro armi. Infatti nel corso del III secolo a.C., per semplificare un po' il discorso, si vanno a militarizzare strati sempre più ampi delle società galliche. E questo cosa implica? Che rimangono sì in circolazione delle spade di eccellente fattura come le Laten B, ma allo stesso tempo si affiancano a queste delle spade di fattura peggiore, meno curate, anche con un acciaio peggiore addirittura. È a questo periodo che vanno ascritte infatti le descrizioni degli autori classici che parlano di quelle spade dei Galli che si piegano per l'eccessivo utilizzo. Di che spade stiamo parlando? Nello specifico della spada Laten C. Anche questa, come vedete, il fodero è completamente metallico, ma come forse si sarà notato da prima, il puntale è decisamente più lungo. Perché? Perché si è andata ad allungare anche la spada. Le Laten C generalmente sono infatti spade più lunghe e che perdono anche parte della punta. Questo perché si va a esasperare sempre di più il colpo di taglio, che tra l'altro è anche un colpo di molto più facile esecuzione rispetto ai colpi di punta. E questo appunto perché la spada si diffonde sempre di più nell'ambito militare celtico. Un'altra cosa che cambia rispetto alle spade del periodo precedente è che la sezione è usualmente lenticolare e non romboidale, differenza che potete vedere nell'immagine che passa in sovraimpressione. Tecnicamente poi potremo distinguere tra una Laten C1 e una Laten C2, ma in linea generale sappiate che le Laten C sono appunto queste spade più lunghe, più votate al taglio e che sono decisamente più diffuse. Una caratteristica è quella della lunghezza che si andrà a esasperare nel corso del secondo secolo a.C. e che porterà poi alla nascita del successivo, potremmo dire ultimo modello di spada, che è la Laten D. Questo è un esempio di Laten D. La lunghezza non è variata moltissimo rispetto a quella che abbiamo visto prima, anche in questo caso dobbiamo considerare un minimo di variabilità anche nel record archeologico. Possiamo notare che la lama è leggermente più ampia, la punta non è decisamente acuminata, è un'arma che torna ad essere tutto sommato appannaggio delle elite guerriere, che però in questo periodo sono diventate ormai i cavalieri. Infatti queste spade sono usualmente, anche se non solamente, pensate forse per un utilizzo a cavallo. E tant'è vero che molte di queste spade a volte non presentano neanche la punta, che addirittura è arrotondata. Un'ultima caratteristica da far notare della Laten D, come abbiamo visto già nella Laten C, il puntale dei foderi si va ad allungare, in questo caso si va ad allungare ancora di più e presenta una struttura che è più robusta, con questa struttura potremmo dire a scaletta. Questa Laten D che ho in mano ha tra l'altro una particolarità. Infatti le altre due spade che abbiamo visto prima, la Laten B e la Laten C, sono nostre riproduzioni di modelli generici rappresentativi di queste categorie. Al contrario, questa Laten D è la replica di un reperto, più precisamente un reperto dal sito di Dun-sur-Oron. Adesso non vi illustreremo nel dettaglio questa spada, ma stiamo già progettando un video per parlarvi più nel dettaglio di questa replica in particolare. La spada Laten D è la spada che utilizzavano i guerrieri gallici che affrontarono Giulio Cesare durante la sua conquista delle Gallie. Ma non solo, è anche la spada naturalmente che utilizzavano gli ausiliari gallici nelle forze cesariane e anche nel periodo subito successivo. Abbiamo parlato dei guerrieri celtici anche in altri video precedenti sul canale, se vi interessa approfondire potete andare a dare un'occhiata a questi video qui.